Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo per la prima volta sul canale di una stazione di ricarica che serve a caricare i vostri veicoli elettrici, prodotto dall'azienda V2C che si chiama Tridan. È una stazione di ricarica completamente smart perché vedrete che vi dà la possibilità di gestire tutto quanto d'applicazione, ma soprattutto ha un punto di forza molto interessante: semplifica molto l'installazione. Questa è una stazione di ricarica smart nel senso che potete gestire il controllo della potenza prelevata da rete, perché dentro applicazione possiamo configurare la presenza di un fotovoltaico tramite un sensore, un CT da mettere sulla linea che arriva dal contatore. Potete appunto decidere se e quanto prelevare dalla rete. Questa è una funzionalità avanzata della Tridan che hanno per carità anche altre stazioni di ricarica, ma qui abbiamo una piccola differenza, perché nella dotazione normale troverete la stazione di ricarica e il modulo per la lettura dei consumi a cui va collegato il sensore da mettere sulla fase, e questo modulo va collegato in via cablata direttamente alla stazione di ricarica con un cavo Ethernet. Ebbene, questo problema andiamo a risolverlo quando chiaramente non è possibile portare anche quel cavo, perché abbiamo la possibilità di acquistarla in kit insieme a dispositivi di lettura smart come lo Shelly EM. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la funzione di lettura la farà direttamente lo Shelly che mettete sotto il contatore a monte del generale, dove riuscite a essere comodi nella lettura del prelievo da contatore, ma il dialogo tra lo Shelly e la Tridan avviene attraverso la vostra rete internet, perché lo Shelly si collegherà alla vostra rete di casa generando un IP che verrà impostato nell'applicazione del Tridan e lui leggerà i consumi senza un collegamento fisico tra i due dispositivi. E questo, soprattutto per gli installatori, sapete che spesso è un problema e un vincolo nell'installazione, l'abbiamo risolto. Quindi stazione di ricarica Tridan assolutamente smart, perché vedrete che ha un sacco di personalizzazioni. Possiamo bloccare e sbloccare la ricarica anche a distanza, perché gestiamo tutto da app anche fuori casa, un sacco di personalizzazioni che vedremo, il discorso della lettura smart attraverso un prodotto di terze parti che però potete già acquistare col kit. Avrà tra l'altro anche il controllo vocale. Vi ho dato un grosso spoiler di quelle che sono le caratteristiche salienti, ora andrei avanti col video, ma prima di andare avanti mi raccomando, giuro è gratis l'iscrizione al canale, non vi rompe le scatole. Se non volete mettere la campanellina ogni tanto venite a dare un'occhiata, però almeno rimanete connessi sui nuovi contenuti, mi date la possibilità di crescere e di portare prodotti come questo sempre più interessanti nel canale. Buon video! Allora, non riesco a farvi vedere tutto lo scatolone nell'inquadratura, ma quando lo apriamo troviamo semplicemente dentro la nostra Tridan, eccola qua, con il cavo in uscita, la connessione verso il mezzo elettrico da caricare a 5 poli. Diamo un'occhiata anche al prodotto. Dunque, la spina è una Phoenix Contact, assolutamente di qualità. La copertura rimane attaccata al connettore, quindi non la perdiamo. Impugnatura in gomma molto ergonomica. Cavo 3x6 più 1x05, non troppo grosso, abbastanza gestibile, ma nemmeno troppo piccolo. Qui, scusate i riflessi, c'è ancora il film di protezione, il display marchio V2C, e poi abbiamo la struttura realizzata in plastica grigia robusta, non croccante. Qui abbiamo l'aggancio per il connettore per tenerlo in posizione. Qui abbiamo una serratura per l'apertura del quadro frontale, anche il quadro frontale in questa plastica grigia. Qui abbiamo QR code, dati della macchina, 32 A. Sulla parte sotto solo l'uscita del cavo, sulla parte sopra nulla se non la predisposizione per dei raccordi se arriviamo con delle tubazioni. Qui abbiamo un pulsante in su, un pulsante in giù, e qui le cerniere. La mettiamo un attimo da parte, vediamo che cos'altro abbiamo in confezione. Abbiamo qui un sensore, una pinza da collegare al dispositivo che andrà a fare la lettura, e abbiamo una pinza con doppino a 2 fili. Questa è da 50 A, massimo 70 A, e l'accessorio che viene dato in dotazione con tutti gli scelli che fanno la misurazione tramite pinza amperometrica. Questo perché qui abbiamo uno Shelly EM X1.
quindi dispositivo smart molto piccolo. Per chi non mi conosce, io non sono amante degli Shelly, ma devo riconoscere che quando è ora di interfacciarsi con altri dispositivi sono molto più versatili dei Sonoff. E in questo caso abbiamo lo Shelly EM, che è un dispositivo che va alimentato con fase neutro, al quale andrà collegata la pinza per la lettura. Di che cosa lo vedremo dopo. Poi abbiamo qua degli altri accessori. Qui abbiamo un raccordo da montare eventualmente sulla scatola per arrivare con una tubazione zincata di plastica o quello che sia, le chiavi per aprire il quadro frontale. Qui abbiamo un modulo con connessione di rete, adesso vedremo poi a che cosa serve. Qui dentro abbiamo un altro CT che però è quello che viene gestito direttamente. Questo ha un connettore circolare di questo tipo perché andrà messo nell'ingresso numero 1, in quanto facciamo solo una misurazione. Qui abbiamo ancora dei tasselli da 6, dei gommini per chiudere eventuali fori e 4 viti, nonché la dima per il montaggio e il manuale di installazione. Ora apriamo un attimo col nottolino, la guardiamo dentro. L'interfaccia che va a gestire i comandi laterali e il display, un flat di collegamento. Qui c'è una protezione che serve per tenere protetta la parte in alta tensione, la possiamo togliere un secondo. E qui abbiamo, diciamo, la parte di potenza. Che cosa c'è? Praticamente c'è la scheda elettronica di gestione della potenza con già la connessione del cavo di ricarica, cavi da 6 fase neutra e terra più il cavo di comunicazione che segnala la connessione, il flat che va fuori, anzi possiamo staccarlo un attimo. Qui abbiamo la parte di protezione. Che cosa abbiamo nella parte di protezione? Un magnetotermico differenziale da 0,03 A con la parte magnetotermica da 32 cint. Abbiamo qui anche uno scaricatore al quale andrà collegata la terra qui sopra insieme alla terra che arriva dall'impianto, che va anche in morsettiera sulla scheda. A fianco il differenziale abbiamo poi una bobina di sgancio, quindi è collegata meccanicamente al differenziale. Vedete che la bobina è alimentata da fase neutro in uscita dal magnetotermico differenziale e null'altro. Adesso vedremo poi come effettuare i collegamenti. Lo sportello, una volta chiuso, va ad agganciarsi anche su questi agganci laterali, oltre alla chiusura con chiave. Come vedete sul fondo abbiamo i fori per le 4 viti di fissaggio, null'altro di particolare da vedere, se non che una volta fatti tutti i collegamenti dovremmo poi fissare con le viti piccole questa protezione. Qui non chiude completamente, la finestra è stata fatta un po' più larga, ma comunque la protezione è importante che ci sia. Ok, dopo aver fatto l'allaccio di fase, neutro e terra, chiaramente vi portate la linea in un modo che non sia provvisorio come questo. Io in questo caso ho usato un cavo 3x6 con doppio isolamento. A questo punto possiamo mettere la paratia di sicurezza e chiudere tutto in questo modo, quindi paratia montata, perché chiaramente anche il cliente può aver necessità di accedere all'interruttore generale. Questo tappo non era in dotazione, l'ho aggiunto io, è sempre meglio così, nessuno corre il rischio di infilare roba dentro. A questo punto si può già chiudere con i suoi incastri, meglio ancora chiudere la chiave, che col connettore di ricarica montato non uscirà mai e lui rimane in sicurezza. Già che ci sono, vi faccio vedere come funziona l'aggancio. Si porta incastrandolo partendo dalla parte superiore in appoggio, lui non viene via, si alza, si tira su da sotto, si sgancia e ce l'abbiamo a portata di mano per essere utilizzato. Ok, dopo aver dato alimentazione possiamo accenderlo direttamente da qui. Vedete che lui fa il boot, lampeggia la scritta di bianco, parte il boot dove dice che è impostata una corrente di 6 A. Adesso passiamo a quello che riguarda la configurazione. Allora, adesso ho aperto il quadro per farvi capire un attimo dove mettere il tutto. Qui abbiamo il nostro Shelly M che abbiamo tirato fuori nel kit, chiaramente va accoppiato nell'app Shelly. Questa è la sua pinza bianca dello Shelly. Questa è la fase che arriva dal contatore che alimenta tutta la casa. Infatti vedete che qua c'è anche il CT del fotovoltaico. Questo perché? Perché in questo modo lo Shelly invia la lettura alla Tridan e vedete che siamo in attesa di veicolo elettrico e che da rete stiamo prendendo 0.0 kW, perché
chiaramente in questo momento l'impianto fotovoltaico mi sta dando energia alla casa senza prelevare dal contatore. Questi sono i reali prelievi da contatore, vedete, pochi watt, che non vengono neanche segnati dal Tridan. In questo modo noi riusciamo a gestire quello che, vedete che adesso segna -0 perché lo Shelly è bidirezionale, riuscirebbe a segnare anche l'immissione. Riusciamo a capire come configurare le opzioni di funzionamento in app che adesso vi faccio vedere. Ok, una volta alimentata la nostra e-charger connessa alla rete e installato anche lo Shelly che vi ho appena fatto vedere, dobbiamo connetterla a livello smart con l'applicazione. L'applicazione la trovate direttamente nella home del vostro Play Store per quanto riguarda Android, ma c'è anche compatibile chiaramente per Apple. Cerchiamo l'app V2C, la installiamo, poi una volta installata possiamo loggarci collegandoci direttamente col nostro account Google in questo caso, o fare la registrazione di un nuovo profilo utente con email e password. Una volta impostato questo, entriamo nell'app e chiaramente non abbiamo nessun dispositivo, quindi dobbiamo fare l'aggiunta col tasto più e mettere l'ID della nostra stazione di ricarica. L'ID lo trovate scritto qua di lato sulla targhetta, oppure potete scansionarlo direttamente con la fotocamera del dispositivo. L'ID viene trovato, diamo un nome alla nostra stazione di ricarica, la aggiungiamo e la troviamo così nella home. Vedete che c'è subito uno slide verde perché vuol dire che possiamo abilitare direttamente da home la ricarica o meno del nostro mezzo, ma non solo del nostro mezzo ma anche del mezzo di qualcun altro, quindi solo noi con la nostra applicazione impostata come amministratore possiamo decidere se abilitare o meno la ricarica, che è molto importante. Entriamo nel dispositivo e qui abbiamo subito la corrente di ricarica, dice che il veicolo non è connesso, con tutte le statistiche del caso. Se andiamo nelle impostazioni, che adesso poi guardiamo con calma, l'unica cosa che dobbiamo ancora fare, perché attualmente siamo collegati in Bluetooth, è configurare il wifi. Selezioniamo la nostra rete, mettiamo la password e vedrete che poi saremo correttamente collegati al vostro wifi. Torniamo indietro, la mia è già connessa e vi faccio dare un'occhiata adesso a tutte le impostazioni. Entriamo nel dispositivo, veicolo non connesso, vedete che qui nella home c'è quello che sta prelevando in questo momento dalla rete. Qui abbiamo un valore negativo perché è una lettura che fa di un'immissione che poi in realtà non c'è, vedete che è andata via. C'è subito il lucchetto per bloccarlo, sbloccarlo anche qui. Poi abbiamo il calendario per pianificare delle ricariche, le statistiche, quindi il tempo in cui abbiamo caricato, quanto abbiamo caricato eccetera, e abbiamo le statistiche giornaliere del giorno prima, di una settimana o del mese corrente. Possiamo condividere l'e-charger Tridan con altre persone. Nelle impostazioni abbiamo l'ID della macchina, la possibilità con questo simbolo della luce di spegnere o accendere la scritta V2C che magari può dare fastidio, eliminare il dispositivo dall'app, cambiare la tariffa della vostra energia per darvi un riscontro in euro di quanto avete speso, il controllo dinamico della potenza, che è la possibilità di adattare quello che eroga la stazione di ricarica Tridan in base ai vari profili che vedremo dopo, il tipo di dispositivo, quindi se lo attiviamo viene gestito da lei, se non lo attiviamo semplicemente carica con gli ampere che impostiamo. Tipo di dispositivo, vedete che abbiamo contatore o inverter, quindi possiamo collegare direttamente un inverter o un contatore esterno. Tipo di contatore, abbiamo il V2C control box, che è quella scatolina che danno comunque in dotazione che va cablata, oppure possiamo usare uno Shelly come nel nostro caso, o un Weebee, un altro contatore della Kint, insomma varie cose, Kint, Cint, non ho mai capito. Noi in questo caso abbiamo impostato Shelly, quindi dobbiamo introdurre l'IP del dispositivo Shelly all'interno della nostra rete. Dove prendiamo l'IP? Lo prendiamo nell'app Shelly, nelle informazioni del dispositivo. In questo modo lui lo rileva, vi segnerà i consumi sul display e farà il suo lavoro. Schema di installazione lasciate normale, perché altrimenti potreste scegliere schema Portogallo. Tipo di installazione monofase o trifase, perché esiste anche trifase. Questo è importante, dovete barrare installazione fotovoltaica, altrimenti non vi fa attivare tutte le opzioni. Torniamo indietro, qui c'è il controllo dinamico della potenza, dove impostiamo gli ampere minimi e massimi che può prelevare in base al profilo di ricarica che vedremo dopo mentre lo proviamo. L'OCCP serve per abilitare un sistema di gestione con dei punti di ricarica eccetera, sistema di pagamento per
attivare una sorta di pagamento per usare la vostra Tridan, ma questo non l'ho provato. Lingua italiano, quindi quando lo impostate qua diventa italiano anche sul display. Opzioni speciali, semplicemente scorciatoie, autolook, calibrazioni o ripristino. La possibilità di avere dei tag che in questo caso non abbiamo, ma potete anche distribuirli per abilitare la ricarica, che si chiamano e-key, e la gestione degli utenti, quindi potete aggiungere vari utenti dando più o meno autorizzazioni. Ultimo, ma non per importanza, la possibilità da app di aggiornare il firmware. Tutte impostazioni che possiamo fare anche da remoto, perché adesso siamo collegati direttamente col cloud. Intanto disabilitiamo la ricarica, vedete che chiede conferma, quindi in questo caso c'è il simbolo rosso, vuol dire che nessuno può attaccarsi per caricare, o meglio, ti puoi attaccare ma non carica. Volevo poi farvi vedere la parte dei comandi vocali, perché anche se voi siete in casa potete gestire l'auto che magari è in garage, non è in carica perché avete la Tridan bloccata, e semplicemente con i comandi dell'assistente di Amazon potete gestirla senza neanche alzarvi dal divano mentre magari guardate un film. Chiaramente dentro l'applicazione di Amazon bisogna abilitare la skill V2C collegandola al vostro account, lo stesso che avete creato nell'app per gestire la Tridan, e vi troverete poi con dei comandi che potete fare direttamente in app ma che hanno ancora qualche traduzione non precisa, quindi non riuscirete ad usare direttamente i comandi vocali, ma potete semplicemente creare una routine. Io ad esempio ne ho create due che sono carica auto e stacca auto, dove corrisponde alle azioni di blocco e di sblocco della Tridan. Avete poi anche due altre opzioni che sono riprendere e pausa, ma quelle riguardano il ciclo di ricarica che viene interrotto per la misurazione. In realtà se staccate e riattaccate fate la stessa cosa. Vedete che ad esempio adesso è abilitata, ma io posso dare il comando vocale Alexa stacca auto, lei mi disabilita la ricarica e mi dice e-charge disabilitato. L'auto sarà magari attaccata, decido di far partire la ricarica perché ho tolto dei carichi, perché è uscito il sole e sono a casa in smart working e voglio sfruttare la produzione, allora basta che gli dico Alexa carica auto. Fantastico, me la riabilita e se fosse connessa partirebbe la ricarica. Anzi, visto che è finalmente uscito un po' di sole, vado a prendere un attimo un'auto elettrica, proviamo ad attaccarla e vediamo come effettivamente funziona la nostra Tridan. Ok, facciamo partire la ricarica, vediamo che succede. In questo momento sta caricando a 1,35 kW, ma senza prelevare dalla rete. Mi dà il tempo di ricarica, la potenza istantanea, il costo in base a quello che avete impostato e l'energia totale in kWh che ha caricato. Se vedete, in questo momento il contatore di rete non sta prelevando nulla se non quello che è l'autoconsumo dell'inverter stesso, perché il Tridan, tramite il sensore di lettura che c'è montato sullo Shelly, sta cercando di capire quanto può prelevare dall'inverter senza prendere dalla rete, perché in questo caso è un fotovoltaico con emissione zero. Quindi lei sta prendendo adesso 1,4 kW, che è la potenza massima che mi può dare il fotovoltaico in questo momento, oltre a quella che sta richiedendo l'abitazione di consumo all'impianto. È più facile vederlo funzionare che spiegarlo. Auto in carica, siamo al 92%, mi dà l'autonomia e il tempo stimato per la carica completa. Come vedete sta continuando a caricare a 1,35 kW, la macchina è sotto carica. Già che siamo qui però vi faccio vedere i vari profili di ricarica. Quindi andiamo in profilo di carico, modifichiamo. Intanto possiamo scegliere tra giorni settimanali e fine settimana, anzi non possiamo, dobbiamo farlo per forza per concludere la configurazione del profilo di carica. Noi sostanzialmente possiamo scegliere l'orario di lavoro di questo profilo e poi il tipo di fotovoltaico, perché abbiamo un fotovoltaico esclusivo, ossia il prelievo del Tridan dall'esubero che viene mandato in rete, ma funzionerà solo se c'è un surplus, quindi una vendita maggiore di 1,5 kW. Poi abbiamo il fotovoltaico più potenza minima, che è esattamente questo, ma in più possiamo impostare una percentuale in watt di quello che vogliamo prendere anche dalla rete, oltre a quello che abbiamo in esubero prodotto dall'impianto fotovoltaico. Rete più
più fotovoltaico praticamente prenderà tutto quello che può se avete bisogno di fare una ricarica veloce. Un impianto a isola o senza emissione come il mio, che in questo caso dà al Tridan solo quello che riesce a dare in più l'inverter, oltre al consumo di casa come abbiamo visto prima. Poi c'è carica inattiva, possiamo semplicemente disabilitare un periodo nel quale il Tridan non deve caricare. Questo è quanto. Lei sta continuando a lavorare col mio profilo che non abbiamo modificato, in questo momento 1,34 kW, stiamo caricando l'auto senza prelevare un watt dalla rete, ma soprattutto senza aver tirato nessun cavo tra il sensore che legge il prelevo dalla rete e la stazione di ricarica Tridan, e funziona molto bene. Perfetto, vi ho fatto vedere un po' di cose, spero di avervi illustrato correttamente quelle che sono le possibilità, le potenzialità di questa Tridan, perché effettivamente le ha. È un bel prodotto, è fatto bene, avete visto che non abbiamo materiali ed estetica al top, bisogna essere sinceri, ma puntano molto sulla funzionalità. Di fatto bisogna portare solo la linea perché ha già le protezioni integrate, risolviamo un grosso problema nell'installazione utilizzando il dispositivo Shelly. Poi nulla vieta di non comprarlo, e se avete la possibilità di tirare un cavo di rete tra la stazione di ricarica e il punto di lettura, tanto meglio, risparmiate di comprare un dispositivo. Questo è quanto, vi lascio in descrizione, scorrete perché vi lascio tutti i riferimenti per contattare il distributore e portarvi a casa la vostra Tridan, o se sei un installatore per comprarla e installarla dai tuoi clienti, semplificando l'installazione e consegnando un prodotto che comunque è stato curato ed ha tantissime possibilità di personalizzazione. Grazie a tutti, se vi è piaciuto il video un bel like, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta il giovedì sera, o se passate in negozio da Torino, provincia, vi offro un caffè. Ciao da Massi Dattoli.